Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte di Grazie. Wow! Abbiamo la carta dell'imperatrice. Qui si parla di qualche tipo di espansione, di progressione, di abbondanza, di prosperità, di maternità anche per qualcuno, ok? O magari fa riferimento alla propria madre. Comunque la carta dell'imperatrice è una carta di grande creatività e connessione con la natura. Andiamo a vedere questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Ok. Wow. Qui parla di comunità, di quello che è il vostro gruppo e nello specifico parlano di parentela, quindi potrebbe trattarsi di una situazione familiare, quindi di vostra madre o del vostro ruolo come madre magari. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generali, sono per un collettivo, potrebbe essere che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o nel caso non vi risuonasse nulla, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare e Venere. Nella descrizione qui sotto poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un asso di denari, un 8 di coppe al contrario, quindi l'asso di denari è un nuovo inizio, è qualche tipo di dono che vi è stato dato, qualche tipo di nuovo inizio che c'è stato nella vostra vita, un nuovo tipo di strada, un nuovo tipo di percorso, anche ambiente per qualcuno. L'otto di coppe al contrario però ci dice che è come se non voleste prendere le distanze, non voleste in qualche modo in realtà è la carta del viaggio interiore, la carta del ricercatore. Qui, essendo al contrario, c'è qualcuno che è come se non volesse andare a fondo di qualche tipo di tema, qualche tipo di emozione. Abbiamo poi un fante di spade e un 9 di coppe. Il fante di spade potrebbe fare riferimento a un figlio per qualcuno, per altri fa riferimento a quello che è una sorta mm, di ideologia anche che sia inerente a una determinata situazione, relazione o magari inerente al modo di vivere questa comunità dentro la quale siete. Diciamo che avendo il 9 di coppe in centro stesa, c'è qualche cosa qua che non vi soddisfa del tutto. E qui sento come se ci fosse sì, questo nuovo inizio, ma qualcuno non se ne vuole andare, non vuole lasciarsi indietro qualche cosa. O qualcuno potrebbe essere, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo la carta del diavolo, la carta del papa, che vicino uno all'altro direi che sono un forte contrasto. Vediamo con che cosa finiamo. Perché la carta del diavolo parla sempre di qualche tipo di condizionamento, 5 di denari, qualche tipo di condizionamento mentale. Ehm, Credo che qui si tratti di non riuscire ad allontanarsi proprio da questo, proprio da qualche ideale, come vi dicevo prima. C'è come un punto di arrivo, una sorta di sogno dove voi volete arrivare, una sorta di compimento. È come se qualcuno dicesse: quando avrò quello sarò felice, no? Non vedo l'ora che si compia questo sogno per finalmente essere felice. In realtà c'è un forte condizionamento qua con il diavolo. Per qualcuno si potrebbe trattare di una dipendenza di tipo affettiva, perché abbiamo sia il diavolo che il 5 di denari.
per qualcuno potrebbe far riferimento appunto al condizionamento che magari si ha dalla propria madre, indipendentemente dal fatto che sia ancora o meno in vita. Ci sono quelle cose che le mamme proiettano sui figli, ma loro pensano di farlo per il loro bene, cioè quando una mamma fa qualche cosa, prende una decisione, lo fa perché pensa di essere nel giusto. Quando magari si sente sì, non fare quello perché poi succede così, perché a me è successo così. Non è che sempre, in ogni caso succeda così solo perché a vostra mamma è successo così. Quindi qui potrebbero essere condizionamenti di questo tipo, andiamo dopo a vederlo con i mini tarocchi. Ehm, e questa cosa comunque non vi fa sentire liberi. Abbiamo anche il Papa parla di una sorta di riconoscimento o di elevazione spirituale, nel senso che qui qualcuno prende consapevolezza in qualche modo. Ehm, sì, c'è una sorta di... Guardate, abbiamo sia il Papa che l'asso di denari, per molti è proprio un dono di tipo divino, un qualche tipo di illuminazione, se vogliamo, che potrebbe arrivare. O per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che sia utile appoggiarsi a un terapeuta, a un consulente spirituale, a una persona che vi possa in qualche modo guidare. E poi abbiamo il 5 di denari che, come vi dicevo prima, vicino al diavolo, potrebbe parlare di una sorta di dipendenza. È una carta che normalmente indica delusione, indica una perdita, indica una paura del rifiuto, e anche ferite non elaborate. Andiamo a vederlo carta per carta. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno comunque sostenendo il canale con i like, con i commenti, le condivisioni, le donazioni, le iscrizioni. Quindi davvero ringrazio tutti quanti per il sostegno che mi state dando. Ok, allora mi sono accorta che ho le carte girate un po' in un senso, un po' nell'altro. Torno subito. Eccomi, mi piace averle girate tutte nello stesso senso quando inizio la lettura. Poi se si girano per conto loro va bene. Asso di denari, infatti. Carro al contrario e fante di... scusate, cavaliere di coppe. Qui questo asso di denari è un'offerta che vi hanno fatto, è una proposta, è un qualche tipo di idea che vi hanno dato, una comunicazione che è arrivata, una notizia che vi ha aperto uno spiraglio, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere l'otto di coppe per piacere, grazie. Ecco, un altro fante di coppe e la carta del diavolo. Qui guardate, sia l'otto di coppe che una carta di viaggio che il carro che è una carta di spostamenti sono al contrario. È come se qualcuno qui non volesse muoversi dal posto dov'è. E in effetti abbiamo di nuovo anche il diavolo che parla di condizionamento e di schiavitù. Qui c'è qualcuno che è in una posizione che fa fatica a lasciare, che non vuole lasciare. Andiamo a vedere questo fante di spade. Abbiamo la regina di bastoni al contrario e un 5 di denari che c'era già qui. Guardate, per qualcuno si tratta proprio della mamma, quindi di non voler lasciare la mamma, nonostante ci sia questa proposta che arrivi, che potrebbe essere per qualcuno la vostra persona di interesse che magari vi dice facciamo un viaggio insieme, piuttosto che andiamo a vivere insieme, piuttosto che iniziamo questo nuovo percorso insieme, ma qui c'è l'idea di deludere qualcuno. Io sento che molte persone non se ne vanno da questa situazione, da questa relazione, o comunque non prendono questa iniziativa al volo perché hanno paura di deludere qualcuno, probabilmente la madre o una figura genitoriale. Andiamo a vedere il 9 di coppe per piacere, grazie.
abbiamo un matto e la carta della sacerdotessa. Il 9 di coppe, come vi dicevo prima, è la carta del sogno, in un certo senso che si compie, ma è in centro lettura. Qui vi manca l'entusiasmo, ragazzi, manca la fiducia nel fatto, anche proprio nelle vostre capacità. Qui c'è tanto condizionamento mentale, in realtà voi non state seguendo il vostro intuito, non state seguendo neanche quello che è il vostro istinto. Andiamo a vedere il diavolo. Fante di bastoni e mago al contrario. Qui c'è qualcuno che potrebbe essere un po' troppo egoista con questo fante di bastoni, e il fatto che ci sia il mago al contrario con la carta del diavolo, vi dico, è un triage un po' pericoloso, perché potrebbe, avendo poi anche il 5 di denari, potrebbe parlare di qualche tipo di manipolazione mentale da parte di qualcuno. Quindi fate attenzione a questo tipo di offerta, come vi viene fatta, fate attenzione. Sì, sento che qui si tratta di qualcuno che vi sta tentando in qualche modo. Andiamo a vedere il Papa, però è una tentazione che non è sana. C'è un discorso che se vi danno un'opportunità, una scelta, vi fanno un'offerta e voi siete liberi di scegliere. Un discorso è se vi fanno un'offerta e poi vi condizionano dicendo, però se non fai così magari mi ferisci, però se non fai così io ci resto male. Quello è un sottile ricatto emotivo, però è un ricatto, è un condizionamento mentale ed è una manipolazione. Andiamo a vedere il Papa. 2 di spade e 9 di spade. Sì, qui dovete vedere per voi stessi. Qui c'è un bivio. Con i 2 di spade si parla di un bivio, una scelta che bisogna effettuare, e la persona ha la benda sugli occhi e sicuramente ci sono anche un sacco di preoccupazioni, un sacco di pensieri che non vi lasciano tranquilli. Il punto qui è di trovare la connessione con voi stessi. Anche qui avete la sacerdotessa ed è proprio questo il punto, dovete ascoltare il vostro inconscio, il vostro intuito, quello che vi dice l'intuizione. Sono due carte fortemente spirituali. Si parla di fondamentalmente rimanere in ascolto di quelli che potrebbero essere i segnali che arrivano. C'è in qualche modo un peso per quello che concerne la comunità dentro la quale state vivendo, che potrebbe essere il gruppo di amici, il gruppo di lavoro, la società dentro la quale voi siete in questo momento. È forse un po' quello che vi preoccupa di più. Andiamo a vedere questo 5 di denari. Imperatore, e qui c'è l'imperatrice, e 3 di coppe al contrario. Sento che qui è necessario trovare la propria stabilità indipendentemente dagli altri, indipendentemente dall'avere o meno il supporto degli altri. Ragazzi, qui c'è qualche tipo di offerta che viene fatta, ma viene fatta in un modo che non è pulito, non è sincero, diciamo così. Voi siete in un certo senso un po' sopraffatti a livello mentale, siete un po' condizionati, probabilmente da qualche tipo di idea che vi è stata instillata nel vostro gruppo, nella vostra società, nella vostra famiglia, ok? Sento che qualcuno qui sta subendo dei ricatti psicologici, tipo se te ne vai mi ferisci, e potrebbe essere la mamma in questo caso, perché comunque l'energia reggente è l'imperatrice. Sapete, ci sono quelle mamme che dicono se
se mi ammalo è perché mi hai abbandonato, cose del genere, no? E anche questo è un ricatto psicologico, cioè è un ricatto emotivo, nel senso che ognuno è responsabile per la propria salute. Se la mamma si ammala è perché lei ha fatto sì che questo succedesse, non è vostra responsabilità. Mm? Non fatevi condizionare appunto da questi ricatti. Qui c'è una sorta di, sì, ma la vedo forte la dipendenza, perché comunque abbiamo la manipolazione qui, abbiamo la paura dell'abbandono, della delusione qui. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi possono dire, andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede di questo periodo. Abbiamo repressione, la carta degli amanti, esaurimento, wow, siete belli stanchini, ma di testa, come vi ho già accennato prima. Vediamo qua cosa si vede. Repressione, questa, vabbè, basta guardare la figura, qui avete delle spine sul fianco, dei pensieri di troppo che non sono di vostra competenza. Ma ve l'ho già detto prima, è quel condizionamento che voi state vivendo qui. Qui si tratta di fare una scelta. Con la carta degli amanti si parla di amor proprio, ragazzi, perché siete ad un punto dove non ce la fate più. Molte persone con la carta dell'esaurimento sono talmente impegnate a portare avanti tutto quello che sono, diciamo, le responsabilità degli altri di cui vi siete fatti carico, che ad un certo punto non ce la fate più. Avete bisogno di pausa. Avete bisogno, probabilmente questo 5 di denari arriva perché voi avete bisogno di abbandonare il gruppo. C'è bisogno di prendersi un tempo, io sento. Però ecco, sento molto forte questo condizionamento, questo proprio ricatto, mi dicono, è un ricatto emotivo. E non permettete che succeda. Voi lavorate sul vostro amor proprio, ok? E tenete sempre presente che ognuno è responsabile per la propria vita e anche per la propria salute. Quindi se una persona vi assume, vi responsabilizza mm, di cose che non sono vostre, voi rimandate l'energia al mittente, difendetevi. Il 9 di bastoni è quella persona che mette tutti i bastoni di fronte a sé e ne tiene uno in mano pronto alla difesa, nei tarocchi tradizionali intendo. E tutto questo stare sulla difensiva alla fine esaurisce proprio le energie, per quello che qui si parla di esaurimento, ok? Andiamo a vedere ancora una carta da parte dei guerrieri di luce. Spirito libero. Sì. Questa carta vi dice che essere uno spirito libero significa navigare senza muri, scusate, volare senza giudizio e amare senza condizioni. Mm? L'amore di una madre dovrebbe essere incondizionato, senza condizioni. La mamma che vi dice io ti voglio bene se tu fai così è un amore condizionato, non è un amore puro. Mm? Ed è un ricatto, tra l'altro. Ok, cari amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!